Ciao a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi finalmente, dico finalmente, la posso provare su strada quest'auto e finalmente ho le chiavi per utilizzarla e per rispondere a tutte le domande che mi avete fatto dopo quella recensione che avevo fatto velocissima, che avevamo fatto circa un mesetto fa, quando l'hanno appena scaricata dalla Bisarca, e adesso posso provarla e dirvi tante cose, come va, come non va, i consumi, eccetera. Allora, non sarà l'unico video che vado a fare di questa Duster, perché per fortuna, grazie alla concessionaria Miglior Auto di San Stino, che ormai mi aiuta a fare questi video qui, e che dire, li ringrazio tantissimo perché posso usarla per 4 giorni, farò anche un piccolo viaggio dove potrò utilizzarla e quindi anche dirvi i pro e i contro di quest'auto sinceri, quello che volete sapere. E per cortesia scrivetemi nei commenti in modo che da quando io pubblico questo video voi potete scrivermi nei commenti e io cercherò di rispondere a queste domande che solo utilizzandola si possono rispondere. Non ho nessun filtro, non devo avere nessun problema, io vi rispondo così come sta. Come va l'auto, come va veramente, se ci sono dei contro, bene, li tiriamo fuori e guardiamo assieme perché comprare quest'auto, perché io me ne sto innamorando sempre di più. E poi questo colore qua, che magari a certi non piace, ma questo colore sandstone è veramente bellissimo e secondo me è un colore che andrà tantissimo e soprattutto si vede poco lo sporco, perché i colori neri sono belli, i colori scuri sono belli, ma si vede tantissimo lo sporco. E in questo caso qua, visto che l'auto è fatta per andare su sterrati, per andare fuori, per andare nel fango, per andare dove ho bisogno, qua lo sporco si vede molto poco. Questa è la versione Journey, quindi l'allestimento Journey, quello più completo assieme all'Extreme, c'è l'Extreme e c'è il Journey che ha alcune differenze. In questo caso qua abbiamo il Journey con un pacchetto che è a pagamento, logicamente mi sembra sono sui 500 euro, adesso vi dico oggi come oggi nel luglio 2024, e andiamo a vedere che cosa dà in dotazione e che cosa manca. Praticamente non manca nulla perché tutto quello che posso avere da una Duster qua c'è. E abbiamo questo pacchetto appunto che abbiamo le telecamere a 360 gradi, quindi i sensori frontali e posteriori di parcheggio, quindi abbiamo anche il discorso del rilevamento dell'angolo morto, quindi se un'auto ti sta superando e non ce ne accorgiamo, vediamo la lucetta sullo specchietto e quindi attenzione non superare perché c'è un'auto proprio sull'angolo cieco dove tu non vedi. Benissimo, dai, andiamo a vederla che così ne parliamo insieme, anche se l'avevo già fatta vedere quella GPL, però qui adesso possiamo toccarla con mano e abbiamo tempo per vederla veramente com'è. Bene, come tutte le mie recensioni partiamo subito dal frontale. Questo frontale è bello massiccio, bello muscoloso, ha un'altezza da terra di 21,7 cm, quindi possiamo anche affrontare anche i marciapiedi solo della strada. Quando abbiamo i marciapiedi possiamo andare tranquillamente e siamo sicuri di non grattare sotto. A differenza della vecchia Duster non abbiamo più la pendenza che avevamo qua, il taglio, non so se vi ricordate quando ho fatto la Duster GPL 4x4 di Davide, qua aveva un taglio che andava giù, invece adesso è più dritto. Ma questo materiale qua che vedete, che è tutto in plastica riciclata, non è colorato di questa tinta qua, nasce con questa tinta qua, quindi anche se prendiamo una botta o si rovina o si graffia, non c'è nessun problema, non dobbiamo andare a ripitturarlo perché questo è tutto fatto così, è il suo colore naturale. Sembra una cavolata, ma è molto interessante. Qui sotto abbiamo i fendinebbia, come vedete, con luci alogene. Abbiamo i fari di posizione a LED e abbiamo anche i fari anabbaglianti a LED. I fari abbaglianti sono ancora con le lampade alogene. Qui abbiamo una bella presa dove passa l'aria per raffreddare i nostri dischi e in caso di frenata. Abbiamo, come abbiamo detto, i sensori di parcheggio frontali, ok, e posteriori. Qui dove c'è il logo Dacia abbiamo la telecamera per i 360 gradi, ma comunque avremo sempre la fotocamera, la telecamera frontale e posteriore. E poi guardate come è fatto il frontale attaccato da questo simbolo che continua qua nei fari. Questo nuovo simbolo della Dacia, vista così, guardate che bel frontale e che bel cofano che ha. Secondo me molto interessante. Interessante è anche il motore, questo motore che stiamo utilizzando oggi, perché questo è il primo motore full hybrid per una Duster. Quindi abbiamo un 1600 da 140 cavalli, un 1600 che va molto bene e che abbiamo già visto sul gruppo Renault
per quanto riguarda sia Arcana, Clio e sulla Duster, scusate, per quanto riguarda la Dacia l'abbiamo visto anche sulla Jogger, che già c'era un po' di tempo, se non sbaglio da circa un anno. Questo allestimento qui che stiamo vedendo, che appunto vi dicevo è il Journey, è già tutto di serie così come vedete, quindi vedete i vetri privacy che non si vede proprio all'interno, sono neri e proteggono anche dalla luce del sole. Abbiamo gli specchietti qui retrovisori che sono in tinta grigio metallizzato, mentre sulla Extreme è in color bronzo. Abbiamo sempre questo simbolo qui della plastica riciclata che vedete qua, che loro voglio sottolineare che questa plastica è riciclata, vedete anche tutti i puntini che ci sono all'interno. E abbiamo dei cerchi da 18 pollici, mentre sull'Extreme di base sono da 17 pollici. Abbiamo una gomma da 215/60 raggio 18 e qui vedete i sensori laterali di parcheggio. Vedete l'altezza da terra quant'è? Questo ci permette di essere tranquilli e beati anche se andiamo a prenderci qualche sassolino. Le plastiche non sono plastiche lucide come abbiamo visto su altre auto, queste sono tutte plastiche opache che così non si graffiano e neanche non si rovinano. È molto più difficile che si rovinino. Eccoci qua, il taglio laterale è questo, vedete qui, mi sembra molto bello, e poi c'è il dietro qui che è qualcosa di eccezionale, che a me piace tantissimo, cioè a me che come linea piace tantissimo. La scritta Dacia qui nel faro e vista dietro è così, guardate qua. Già le barre portatutto che si possono anche usare modulabili, quindi posso andare a mettere un portapacchi, e visto da dietro così è fatta così. Vedete che altezza che abbiamo da terra, guardate, e lì sotto vedete lo scarico che visto normalmente non si vede. Eccoci qua, facciamo un altro giretto, ma prima di fare un altro giretto io vi farei vedere un attimo il bagagliaio, che è molto capiente. Stiamo parlando di un'auto che è 4,34 m di lunghezza, quindi un'auto che non è un C-SUV, ma non è neanche un B-SUV, è una via di mezzo secondo me. Molto interessante il bagagliaio perché comunque è anche ben rifinito, guardate tutto in moquette, anche qui, e qua abbiamo una lucina a LED. Quello che volevo farvi vedere io è che abbiamo anche gli U-clip, che sono questi accessori qua che noi possiamo andare a mettere, che si possono togliere, ed è una luce aggiuntiva che io posso accendere e spegnere, ma posso andare a metterla anche qui sopra, dove noi possiamo metterla qua, così se dobbiamo lavorare qui sotto potete farlo illuminare. Quindi sì, ok, ho solo una luce all'interno del bagagliaio che è qua, ma io questo posso andare a toglierlo e a mettermelo di qua se mi serve, oppure posso andare a metterlo in alto, oppure posso metterlo dietro. Quindi questa modularità è molto interessante. È una cosa, vedete, posso anche piegarla e girarla da dove voglio. Possiamo accenderla e spegnerla, portarla dove vogliamo, anche usarla come torcia. È ricaricabile tramite una presa USB-C, scusate. Bene, io direi anche di dare una misurata un attimo al bagagliaio. Quindi le misure del bagagliaio sono: la larghezza che abbiamo qui è 1 metro, 1 metro di larghezza sul punto più stretto. Sul punto più largo, dove abbiamo questi fori, siamo intorno ai 140, quindi già un bel bagagliaio. Una profondità di 88 cm ed un'altezza dalla capelliera, che va qui, di 42. Però c'è anche un trucco, perché se noi andiamo a vedere il nostro bagagliaio all'interno, vedete che ha delle paratie, che sono queste qui, che io posso togliere, ok? Le togliamo così, ma posso andare a metterle anche, spostiamo un attimo qua, possiamo andare a metterle anche qui come divisorio. Cosa significa togliere queste paratie? Significa avere uno spazio, recuperare uno spazio di ben 13 cm. Quindi l'altezza dalla capelliera in questo caso qua è di 59, da quello che avevamo prima. Un bel bagagliaio, possiamo anche abbattere i sedili 1/3, 2/3 e recuperare e metterci un bel letto. Non sto scherzando del letto, perché c'è un accessorio di Duster che possiamo mettere il letto all'interno, quindi camperizzare la nostra Duster. Bene, che dite? Andiamo a vedere all'interno. Eccoci qua, allora proviamo a entrare in auto. Io adesso ho messo lì il mio stabilizzatore
così che mi inquadri, e vi faccio vedere che il sedile davanti è posizionato sulla mia altezza, che io sono 1,80 m, e guardate qua quanto spazio ho ancora. Di spazio in altezza ne ho tranquillamente altri 10 cm e sono seduto in un divano. Posso mettermi qua così e fare un lungo viaggio tranquillamente, perché di spazio ce n'è veramente in abbondanza. Secondo me qua l'hanno studiata molto bene quest'auto, sia che come spazi che come auto. A me piace tantissimo e quindi vi dico la mia opinione. Poi anche qua questi sedili che, a differenza dell'Extreme che avevo provato, che sono i sedili Microcloud, che sono quei sedili che possiamo anche lavarli, più di qualcuno nel gruppo della nuova Duster ha detto bellissimi sedili perché si possono lavare, ma con questo caldo qua, signori, ci stiamo appiccicando al sedile perché non traspira e quindi sudiamo tantissimo. Mi piacciono di più questi sedili qua in tinta jeans così, ma sono anche molto più traspiranti. Bene, adesso proviamo a salire e vi faccio vedere com'è a salire dietro, anche per far vedere che l'apertura delle porte è veramente molto ampia e anche l'entrare è agevolato al 100%. Quindi saliamo dietro, così vi faccio vedere alcuni particolari. Allora, innanzitutto vi voglio far vedere, vista da dietro, com'è la plancia, ed è così. Vedete questo bel schermo da 10 pollici che la scritta Duster lì. E poi andiamo giù a vedere il nostro cambio. Guardate che piccolina che è la leva. È bellissima, adesso che l'ho provata sembrava troppo piccola, invece è posizionata in modo molto furbo e strategico, perché lì la si trova sempre. Vedete che tutta la plancia, cioè tutta questa console qua è tutta libera, quindi la troviamo subito e non dobbiamo mettere in posizione P perché abbiamo il tasto P di parcheggio. Quindi noi premiamo P e l'auto è già pronta. Quando devo partire tiro la leva, metto in D e posso partire tranquillamente. Qui abbiamo il nostro bracciolo molto ampio perché è molto largo e comodo, che anche, se non sbaglio, è anche scorrevole. No, è fisso. Questo qua mi sembrava che sull'Extreme fosse stato scorrevole. Non vorrei sbagliarmi. Magari un optional che va approfondito. Qui poi abbiamo una tasca dove riporre degli oggetti. Preferivo aver trovato delle bocchette dell'aria dove poteva anche rinfrescare dietro. Qui abbiamo l'altro attacco della U-Clip, quello che vi dicevo prima, che abbiamo messo dietro nel bagagliaio, e due prese USB-C per caricare i nostri device. In questo caso abbiamo dei tappetini in gomma, come nell'Extreme, e la porta è vista così, tutta plastica, super croccante. Anche qui dove si appoggiano il gomito, tutta plastica, facile da pulire, delle tasche dove riporre degli oggetti piccole, e anche qua, come vedete, abbiamo delle tasche per riporre degli oggetti dietro i sedili. E poi, vista da dietro, ecco qua ci sono alcuni particolari che a me più di tanto non vanno giù, perché sì, ok, capisco di risparmiare nei prezzi, ma anche questa vite qua a vista, aver messo una plastichina qua magari dava una mano a coprire il tutto, e poi guardate l'1.8 dietro che piccolo che è. Cioè, servono per forza le telecamere, quindi prendete le telecamere anche posteriori se prendete il modello base. Qui abbiamo la maniglia per appendersi, quindi per uscire ne abbiamo una, due, l'atto guidatore non c'è, però c'è sempre dietro e sono 3 maniglie, cosa non scontata. Non abbiamo la regolazione delle cinture in altezza, qui abbiamo i nostri airbag, qui abbiamo l'appendino per mettere una giacca o qualsiasi cosa. Poi abbiamo la plafoniera anche posteriore, molto interessante, però possiamo anche usare il U-clip che abbiamo visto prima, la luce in questo caso, e mettercela qua per illuminare magari i nostri piedi, eccetera. Abbiamo anche una plafoniera frontale che è qui davanti. Poi un'altra cosa che non mi piace sono questi gommini qua in vista che danno quel senso di non cura, però ok, ci sta tutto. I finestrini dietro sono diventati piccoli, saranno neanche 30 cm. Comunque i finestrini sono tutti quanti impulsionali, quindi possiamo premere il tasto e loro vanno giù in automatico, tutti 4, mentre sulla vecchia Duster, se non sbaglio, era solo dalla parte del guidatore, neanche come option non si potevano avere. Bene, saliamo davanti e vi faccio vedere un po' come è fatta. Bene, partiamo dal pannello porta, anche questo qua anteriore, comunque tutte plastiche super rigide, anche qui,
tutte plastiche che hanno fatto questa lavorazione qua che vedete per farle un po' più carine. Qui abbiamo le casse dello stereo e qui abbiamo i nostri comandi per quanto riguarda appunto i vetri elettrici, sono tutti automatici, blocco dei vetri. Qui abbiamo gli specchietti che sono ripiegabili elettricamente, possiamo regolare quello a sinistra e quello a destra tramite questo incursore qua. La maniglia è in cromata e poi vedete sempre questa Y qui che viene richiamata ormai su tutta l'auto per appunto per differenziarsi. E questo qui è la nostra tasca, sempre tutta in plastica stracroccante. Poi per entrare vedete che qui viene richiamato ancora questa Y qui che vediamo. Qui abbiamo la novità di quest'anno che è il tastino che vedete qua, è un tasto, si chiama My Personal, praticamente serve per disattivare oppure fare una personalizzazione di tutti gli ADAS, perché loro ogni volta che accendiamo l'auto ripartono tutti gli ADAS, quindi ogni volta che superiamo il limite di 50 all'ora ci suona, se superiamo il limite e c'è il 70 ci suona, se c'è l'allarme stiamo invadendo la corsia ci suona. Per qualsiasi cosa, volendo possiamo anche disattivarlo, basta premere 2 volte il click. Ma andrò a fare uno speciale di tutto questo e sarà tra i video che volevo fare. Poi abbiamo il tasto Eco che va a ridurre la potenza, la regolazione dei nostri fari e le save che serve appunto per andare in elettrico o preparare l'auto se dobbiamo fare un tratto di strada che si può andare solo in elettrico, schiacciamo questo tasto qua. Il volante qui, bello morbido, piccolino, molto carino secondo me. Così qua abbiamo tutti i comandi per quanto riguarda il cruise control, il mantenitore della velocità, invece di qua è tutto quello che riguarda appunto la radio, scusate, il telefono, l'assistente vocale, eccetera. Non manca il nostro satellite che tanti criticano e io che sono abituato con Renault da ormai tanti anni lo trovo comodissimo. Poi abbiamo il nostro display da 10 pollici che vediamo qui, magari accendiamo un attimo l'auto così vi faccio vedere come è fatto, ben diviso in 4 parti, qui possiamo personalizzarlo come vogliamo, guardate qua veicolo e qui possiamo vedere i flussi di energia in caso dopo che andiamo a fare la prova su strada ve la faccio vedere. Poi abbiamo reso conto di come è andato, vedete adesso abbiamo una media di 5,8, l'auto a 140 km quindi è nuova praticamente, adesso lo utilizzeremo un po'. Poi qui abbiamo le telecamere a 360 gradi, che è quella che vi dicevo prima. Allora abbiamo telecamera posteriore, anteriore, sinistra, questa è dove c'è la porta, e di qua quella a destra. Vedete cosa serve questo? Perché pensate di passare su un argine, oppure dove è stretto, oppure sotto c'è un diruppo, posso controllare quanto vicino posso andare con la ruota. Vedete che se io giro, si gira anche la levetta qui. Poi qua abbiamo i comandi del clima, che questi abbiamo già visti, molto simili a quelli della Captur e per quanto riguarda anche l'Austral. Non sono, ecco, un difetto che ho trovato, che se le luci non sono accese, all'imbrunire ad esempio le luci devono ancora accendersi, le luci dei fari, queste qui non sono retroilluminate e non è facile trovarle. Quando accendo i fari di notte, allora sì, sono retroilluminate. Ma dai, andiamo a fare un bel speciale solo di notte, così vediamo come va l'auto. Qui abbiamo una bella tasca dove riporre i nostri cellulari oppure le chiavi, quello che ci serve, e qui abbiamo dove mettere il nostro smartphone per la ricarica a induzione, perché questo già di serie aggiornali anche la ricarica a induzione. 2 prese USB-C, quindi sono sparite le prese USB normali. Se avete uno smartphone con i cavi, aggiornatevi per quanto riguarda i cavi. E poi qui abbiamo l'accendisigari a 12 volt. E guardate qui il bel cambietto, tanti vani portaoggetti qua, qui sotto, poi sotto qua per mettere le chiavi ed è veramente completa. Mi piace tantissimo questa scritta qui che vedete qua, Duster, e poi questo è visto lateralmente. Guardate i sedili sempre con i poggiatesta ormai iconici di Renault e Dacia, fini e piegati per fare retromarcia e vedere meglio dietro, come vedete qui. Il logo Dacia stampato qua e questo tessuto tipo jeans all'interno. Sono dei sedili che comunque non scaldano tanto, perché oggi che fa veramente caldo nessun problema. Poi guardiamo qui il cielo, come è fatto, appunto 2 plafoniere, uno per sinistra e uno per destra. Qui abbiamo lo specchietto per guardarci,
Non abbiamo la luce che ci illumina dove vediamo, e questo ve l'avevo già fatto vedere sul confronto con la Capture. E poi questo è visto da davanti tutto il dietro. Eccoci qua. Vi faccio un'inquadratura così generale per farvi vedere. Comunque volevo fare anche un video per quanto riguarda l'abitabilità e la praticità di quest'auto, che così magari dopo andiamo a vedere 4 misure anche per vedere quanto spaziosa è. Mi sono dimenticato di dirvi che qui abbiamo anche comunque Android Auto ed Apple CarPlay, quindi potete tutto senza fili, e questa è una bella cosa secondo me, perché voi appoggiate là il vostro telefono, si collega senza fili e via. Sopra il display qua abbiamo dei comandi per accendere e spegnere appunto il nostro display, alzare e abbassare il volume. Non abbiamo più nessun comando touch, ma tutti fisici, una cosa interessante. Qui vedete elettrico, appunto, che abbiamo visto prima, il flusso, My Driving, qui ci dà il punteggio di come stiamo guidando, quanto stiamo consumando, eccetera. Poi abbiamo l'assistenza alla guida, e qui è obbligatorio per quanto riguarda adesso avere gli assistenti alla guida. Vedete che c'è All On oppure Perso, che è quello che vi dicevo prima. Come configurare My Safety Perso, era quel tastino che vi dicevo prima, appunto, che si va a premere. E qui poi vedremo tutte le personalizzazioni, e anche qua farò un video dedicato solo a queste cose qua. Poi all'interno c'è il driving display, che eccoci qua, che dopo magari in corsa vi faccio vedere un attimo come funziona, se riusciamo a vederlo. Qua i flussi di energia, ma anche qui faremo uno speciale solo per queste cose qua. Ditemi cosa ne pensate di tutti questi video che ho in testa, ho in mente di fare, se secondo voi può essere una cosa buona, perché magari uno prima di acquistare l'auto dice: ah, guarda che bella la configurazione, si può fare, non si può fare. Tutte queste cose che solo avendo l'auto in prova si possono vedere e provare. Poi stavo guardando adesso lì, quel simbolo lì della Duster messo là così, mi ricorda qualcuno del tipo. Bene signori, io penso di avervi detto quello che serviva. Adesso andiamo a fare una prova su strada e poi tiriamo le conclusioni e vediamo com'è andata. Bene signori, quindi partiamo. Allora, prima cosa andiamo a tirare la nostra leva del cambio in D e si parte. Quindi adesso si parte sempre, adesso il motore è partito, abbiamo il climatizzatore acceso perché fa un caldo bestiale oggi. Via. Wow, già si capisce che l'auto viaggia molto bene. Siamo a 35 all'ora. Adesso andiamo a vedere magari se riusciamo a vedere un po' i flussi, come si fa. Qui abbiamo i consumi, temperatura, eccetera. Allora, torno a ripetere, questa è un'auto ibrida, full hybrid. Cosa significa? Che il motore elettrico può sia rigenerarmi la batteria, sia farmi da motore proprio di trazione. Quindi adesso lui sta caricando la batteria, ma sta anche facendo trazione nel nostro motore. Vedete i flussi? Non so se li vedete qui sotto. Adesso avete sentito il beep, perché questo qui io sto superando il limite di velocità di 2 all'ora. Adesso vado a disattivare il tutto, premo My Safety Perso, ok, e adesso ho disattivato tutti questi servizi che abbiamo, appunto questi assistenti alla guida. Adesso sto andando a batteria, come vedete dal flusso. Il motore adesso si è riacceso, non si sente veramente niente, non si sente proprio nulla, si sente solo il motore che va. Adesso acceleriamo un po', qui abbiamo un limite di 90 all'ora. Ebbene, allora diciamo adesso siamo a 90 all'ora, il limite del codice della strada. Lei ha già fatto un altro cambio di marcia, non si sente niente perché questo cambio automatico multimodale è veramente più ben fatto sinceramente di quello che avevo provato sull'Arcana, molto più ben fatto. L'hanno riprogrammato secondo me ed è un cambio che adesso qui è più azzeccato. Benissimo, quindi adesso andiamo al limite, adesso siamo arrivati a 70 all'ora, dobbiamo decelerare. Quando io decelero, in automatico mi ricarica la batteria. Se accelero, il motore elettrico dà una mano al nostro motore a benzina, in questo caso. Adesso mi ha fatto di nuovo il cambio, quindi lei tende sempre a tenermi i giri giusti per avere il miglior consumo. Tutto qui. Allora, i flusci che tante recensioni hanno parlato, io sinceramente al momento ancora non li sento. Adesso io provo a star zitto un attimo
e voglio farvi sentire il rumore che si sente dentro in auto. Quindi da un'accelerata in modo che il cambio dia una cambiata, ok? Beh, i frusci si sentono appena qui sul finestrino, ma niente che accendendo l'autoradio va a farli sparire, perché è talmente silenziosa l'auto e il motore che si sentono su qualche fruscio, ma non una cosa esagerata, ecco, diciamo così. Mi aspettavo proprio un fruscio fastidiosissimo. Io avevo la Scenic turbo diesel 1500, parlo dell'allestimento Bose, quindi una macchina super ovattata dentro, e c'erano gli specchietti che facevano una turbolenza stranissima che a 110-120 all'ora era veramente impressionante. Qui sinceramente lo sento molto più silenzioso. L'auto va liscia e tranquilla, abbiamo il nostro bel display, il nostro bel davanti, qui guardate che bel frontale che abbiamo, da imponente, sì, mi dà proprio la sensazione di essere wow, sono su un'auto che possono fare anche un po' di sterrato e altre cose. Benissimo. Quindi adesso andiamo pian pianino noi con sui nostri limiti dei 90 all'ora. L'auto sta andando molto bene, non so se riuscite a vedere questi flussi qua. In caso comunque tra i vari video che andrò a fare, come vi dicevo inizialmente, farò anche dei video proprio sul cruscotto, come funziona, e tutto il driver display qui che abbiamo, come funziona, e le varie grafiche che abbiamo. Comunque per il momento, signori, un'auto che mi dà la sensazione di robusto e di silenzioso, quello sì, va bene. L'auto è nuova, a 140 km, quindi molto bene. Eccoci qua, abbiamo quasi superato il limite di 70 all'ora. Volevo dirvi una cosa che a volte non si nota, si parla sempre del motore, del cambio e tutto quello che c'è, ma anche l'aria, il climatizzatore, è molto importante, soprattutto in queste giornate dove adesso fuori ci sono 35 gradi e dentro questo climatizzatore qua è potentissimo. Io adesso l'ho puntato a 22 gradi, ma meglio che lo metto a 23, e mantiene la temperatura, cioè ha una potenza incredibile e anche molto silenzioso. Attenzione che queste cose qua sono particolari, che ci si accorge solo quando stiamo usando l'auto da tempo, perché ci fissiamo tanto sul motore, sulle prestazioni, quelle cose là, ma sul comfort all'interno dell'auto in prime volte non andiamo a vederlo. E secondo me, come avevo già provato anche sull'Austral, che abbiamo fatto il viaggio, che aveva una climatizzazione perfetta secondo me, senza flussi che danno fastidio, anche qui su questa Duster la climatizzazione è da 10 secondo me, perché adesso la sto proprio provando e sono molto contento. Bene, quindi adesso siamo a 80 all'ora, l'auto adesso io ho decelerato perché avevamo un'auto davanti e sta caricando la batteria. Adesso proverò, se ho spazio, a fare un sorpasso giusto per vedere quanto ci mette. Mettiamo la freccia, provo a dare un'accelerata, sentite? Tira sui giri, una buona prestazione, sì, va molto bene, sì. Adesso qua siamo già a una rotonda, quindi io mollo l'acceleratore, tiro la leva del cambio sul brake, in modo che mi aumenta la frenata rigenerativa, e guardate la batteria come sta andando, velocemente. Mi ha quasi caricato un quarto di batteria con questa decelerazione qua. Adesso qui diamo la precedenza e andiamo. È un bel motorino qui, ci sta tutto. Ci sta tutto questo motore qua. Adesso stiamo andando in elettrico, stiamo andando a batteria adesso. Adesso il motore si è riacceso per far andare anche l'auto. Bene signori, torniamo al campo base e tiriamo le conclusioni, perché al momento mi è piaciuta tantissimo. Vi aspetto per altri video dove farò un bel viaggetto domenica, che vado a prendere mia figlia a Tarvisio, e quindi abbiamo un po' di chilometri di autostrada, di strada normale, e poi torniamo a casa in 4 con le valigie su, quindi non potete dire che non faccio le prove reali dei consumi, perché lì abbiamo 4 persone con le valigie e quindi ne vedremo delle belle e vediamo alla fine quanto ha consumato. Bene, eccoci qua che stiamo tornando al punto di partenza dopo aver fatto la nostra prova. Scendiamo e mettiamo il tasto in P, così lui si parcheggia, spegniamo l'auto e scendiamo.
Bene signori, eccoci qua, siamo arrivati, che dire, bell'auto, bel cambiamento, bel progresso, l'auto è bella bella bella, mi piace tanto anche questo colore, qui messo qua sulla golena dell'Ivenza, dal suo bel perché di quest'auto, e non vedo l'ora di andare a provarla in montagna, in autostrada, per vedere come va questo motore, come si comporta lei. Ho trovato che i cerchi da 18 secondo me sono un po'... si sente tanto, nonostante la spalla da 60 si sente abbastanza, però per il resto comfort assoluto. Signori, spero che il video vi sia piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale. Ma perché guardate tanti video e nessuno si iscrive al mio canale? Cioè, come faccio io a portarvi le auto se non vi iscrivete? Dai, per piacere, iscrivetevi al canale, non costa nulla, premete il tasto lì sotto, là così, sotto qua così dovrebbe essere, iscriviti e iscrivetevi, non costa nulla. Bene signori, commentate il più possibile il video, ditemi cosa ne pensate, ditemi cosa volete sapere di più di questa Duster e io cercherò di portarvelo in questi giorni tutte le cose che ci servono di questa Duster. Ciao a tutti e grazie!